qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro, anche Luna e Venere in Toro. Andiamo a vedere adesso quali sono le energie con le quali avrai a che fare nei prossimi istanti, nei prossimi minuti, nei prossimi giorni. Quali energie vogliono manifestarsi e come accompagnarti verso il percorso più allineato alla tua anima. Allora, vediamo, Toro. Partiamo da questi oracoli e vediamo quali energie si vogliono manifestare, gli spiriti che ti accompagnano. È saltata la conoscenza, attenzione a non giudicare, protezione contro il male, buone opportunità lavorative e di carriera, talento nell'insegnamento. Mi stanno stanno mettendo l'attenzione al non giudizio, non giudizio a quello che ti può stare accadendo in questi attimi, in questi giorni, quello che ti è accaduto. Non permettere alla mente di analizzare ciò che stai vivendo, perché ti porta fuori dal vero sentiero. Sei protetta o protetto contro la negatività, mi dicono, e stai per avere delle ottime opportunità lavorative, di carriera. Hai un grande talento nell'essere empatica, empatico con gli altri, hai una grande conoscenza spirituale che ehm, si materializza sul piano fenomenico con il fatto che tu abbia la capacità di trasportare anche le persone, mi dicono, con la tua conoscenza. Vediamo quali altre. Sono uscite troppe, ne mettiamo due altre. La fama, stai per raggiungere la fama, ragazze mie, ragazzi. Allora, viaggi lunghi, conoscenza di paesi lontani, talento nel commercio, sviluppa l'imparzialità e l'umiltà. Possibile che tu abbia a che fare con dei viaggi oppure conoscenza di paesi lontani, la conoscenza è come se avessi acquisito anche da altre vite una conoscenza iniziatica che ti permette di transitare, no, nei luoghi, oltre che nei luoghi fisici della coscienza. E il consiglio che ti danno è sviluppa l'imparzialità anche rispetto al non giudicare, no? Sii imparziale, cioè tutto arriva per una ragione. E, l'umiltà è un tema a volte non compreso. Un vero re può essere umile, cioè una persona che ha conoscenza vera delle sue capacità e non si dimena per dimostrarle. E quindi è come se queste carte mi stessero dicendo: grazie alla tua conoscenza già acquisita, a quello che sei, stai per raggiungere un successo, una fama, un riconoscimento, mi dicono. Vediamo cos'altro. La volontà, la forza di volontà. Realizzazione dei propri progetti. Sii libero da schemi mentali, apriti al nuovo. Usa il coraggio e la volontà. Sei benedetto con la conoscenza della legge cosmica. Tu hai già acquisito tanta conoscenza della legge spirituale, della legge cosmica. È come se fosse eh, scritta nel tuo DNA. Cioè tu sei già questa conoscenza e quando tu agisci secondo il tuo istinto, tale conoscenza viene adempiuta e sei perfettamente guidata o guidato per raggiungere lo scopo della tua anima. Nei prossimi giorni avrai prova di realizzazione di alcuni tuoi progetti, si apre la strada, mi dicono. Perché sei benedetta o benedetto da ciò che hai già acquisito a livello spirituale. Sii libero da schemi mentali, apriti al nuovo. Gli schemi mentali è questa carta qui, attenzione a non giudicare, no? Che ti limitano l'opportunità di vedere cosa si sta per aprire davanti a te. Giusto, sbagliato, meglio, peggio. E la volontà cos'è? La volontà è la magia. La magia è l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà. Ti dicono sii resiliente, coraggioso, coraggiosa, qualsiasi cosa tu stia attraversando in questo momento perché ti sta portando a un esito, a un successo, ok? Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Toro, vediamo di che cosa stanno parlando.
La torre, abbiamo vissuto un'apparente sconfitta, mi dice la torre. La torre mi parla di una situazione che è caduta giù, una verità che è stata scoperta, una vecchia identità che si è, ehm, che si è distrutta, no? Per lasciare spazio a cosa? A questo esito, a questo successo. Mi dice che stiamo potendo vivere in questo momento una frana, qualcosa che è fuori il nostro controllo, no? Ma la torre è una carta che arriva per purificare tutto ciò che non serve. Può essere stato un evento che arriva, la torre ci insegna che un evento arriva per rompere ciò che non è sostenibile per l'evoluzione. Vengono fuori delle verità, verità non dette, verità... ehm, è la verità dell'anima che viene fuori quando la torre arriva con un evento. Stiamo potendo vivere questo momento adesso o l'abbiamo già vissuto, mi dice. Vediamo che cos'altro ci raccontano. Sono uscite queste, prendiamo allora. 3 di coppe. Wow, re di denari, asso di spade. E qua mi stanno dicendo che qualsiasi cosa tu stia vivendo, tu abbia potuto vivere. Io qua vedo celebrazione, riconoscimento, riconciliazione e una stabilità ritrovata e delle verità che verranno, dei chiarimenti che ci saranno. Chiarimenti che portano gioia, realizzazione e stabilità mi stanno raccontando, grazie alla tua forza di volontà. Nonostante tu stia potendo vivere in questo momento una sensazione di blocco apparente, solo apparente perché è un 8 di spade, queste sono le tue paure, sono gli schemi mentali da cui è necessario liberarti. Le carte mi stanno raccontando che una volta liberato da questi schemi mentali, semplicemente astieniti dal giudizio, dall'analisi degli eventi, giusto, sbagliato, meglio, peggio, che possono ripercorrere questo che è successo, che sta succedendo con la torre. Il potenziale è questa meraviglia. Qua io vedo riconciliazione, stabilità e chiarezza, volontà, perché ti riconcili magari con delle persone all'interno del tuo ambiente, vedo celebrazione, vedo unione, però fuori da questi schemi mentali, fuori dagli schemi mentali mi dicono. Vediamo che cos'altro ci raccontano. La giustizia, il 2 di spade, il 7 di bastoni. È come se fosse venuta fuori una verità o qualcosa che ha portato, doveva essere giusto detto. La giustizia mi dice. Il 2 di spade e il 7 di bastoni mi dice che c'è stato affanno in questo momento o c'è stato affanno in questo momento qui, delle difficoltà. È come se ti stessi però liberando adesso da queste difficoltà per giustizia divina. E infatti arriva la stella, realizzazione di un desiderio, ma anche la fiducia nella vita, perché esci fuori da queste gabbie mentali, questa è la tua forza di volontà. E quindi la giustizia dice che si riallineano le cose perché una falsa identità è ceduta, è caduta e adesso tutto va incontro alla fede, alla fiducia, alla bellezza, alla realizzazione dei tuoi propositi di armonia, di allegria, di serenità. Sì, cos'altro? Il giudizio, qua c'è l'araba fenice per te, una rinascita per te, questa è la rinascita che sta arrivando per te in seguito a una distruzione che è stata voluta dalla giustizia divina e qua c'è una rinascita per te, una chiamata dell'anima, una rinascita, l'araba fenice, re di bastoni, ti vedo prendere posizione, riprendere in mano le redini della tua vita, ti vedo piena di grinta o pieno di grinta, di entusiasmo, di leadership, di visione. Guarda, saprei esattamente dove andare, cosa fare perché c'è una rinascita a tutto tondo. Una rinascita a tutto tondo, ti vedo curiosa, curioso di esplorare delle nuove possibilità perché c'hai proprio una chiamata qua dell'anima. Cavaliere di spade, ti vedo determinata o determinato ad andare incontro ai tuoi obiettivi. Regina di bastoni, assolutamente ti vedo piena del tuo potere, anche riconosciuta o riconosciuta all'interno dei tuoi contesti. Sì, possono esserci stati degli screzi all'interno di posizioni egoiche qua, non lo so all'interno di quale ambito, può essere di qualsiasi ambito del tuo intorno,
però è come se questa necessità, qualsiasi evento sia accaduto, era necessario affinché tu venissi fuori con la tua vera essenza. E qua ti vedo forte, determinata o determinato a realizzare degli obiettivi. Sì, ci sono stati degli eventi che ti hanno potuto far sentire messo da parte o messa da parte dalla vita o dalle circostanze, hai avuto magari paura di rimanere in disparte in un certo momento. Qua c'è la realizzazione di un desiderio, un appagamento emotivo. Il 9 di coppe è la stella. Il 9 di coppe è come se fosse l'arcano minore della stella, no? Vedo esattamente questa realizzazione di tuoi obiettivi. Grazie a qualcosa che è accaduto dove hai sentito la forza della perdita e ti sei alleato o alleato a quell'emozione, che poi era una sensazione mentale, qua è tutta mentale. Assolutamente vedo la realizzazione di questo obiettivo, è bellissima questa lettura. Vediamo cosa hanno da dirti queste carte. Questo accade in questo momento che stai guardando questo video, e sono atemporali, senza tempo. La rinnovazione, come l'araba finisce, ci sarà una rinnovazione, piena del tuo fuoco creativo, un riconoscimento delle tue doti, delle tue capacità, dei tuoi talenti, una totale rinnovazione, rinnovamento, rinnovamento. Facciata, prospetto, copertura, è come se ci fosse la tua saggezza qui che sta accompagnando la tua parte bambina o bambino per fargli riscoprire qualcosa di nuovo, di meraviglioso che ha a che fare con la tua nuova essenza che è uscita in seguito a un evento che può essere sembrato traumatico. Ok? Non ti devi più nascondere per quello che sei, per quello che fai, facciata, prospetto, copertura, perché sei unica, unico nel tuo valore, mi stanno raccontando. Fede impeccabile in tutto quello che puoi stare attraversando in questo momento, perché le carte sono molto chiare. Smetti di analizzare o di giudicare gli eventi o le persone perché sono veicoli della tua realizzazione. Fede in questo. E qua ci sono persone che cooperano insieme a te, oltre che sono mandate dal divino, no? Quindi fede impeccabile, ok? Vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli. Eccola. Dolomita. Rimanere ferma nella propria fede. Il risultato che stai sperando dipende dal fatto che tu mantenga un'attitudine mentale positiva. Guarda quante volte parlano della mente che può arrovellarti. 8 di spade, sulla volontà, si libero da schemi mentali. Mantenete la fede, ragazze e miei ragazzi, cioè che tutto ciò che sta accadendo è per te. Scusami, non è mai, non è mai contro di te, d'accordo? Vediamo cos'altro ti dicono queste. Senza pressioni. Quando vuoi di più, non chiedere, aspetta, fammi tradurre bene. Cuando quieras más, no te empujes a ti mismo ni a los demás para obtener más. Da más de tu ser puro y genuino y la vida inmediata, da más de tu ser puro y genuino y sin esfuerzo te lo devolverá. Allora, mi stanno dicendo che tu non hai bisogno di dimostrare chi sei, quando vuoi di più, quando stai cercando di ottenere qualcosa, devi avere fede in quello che tu sei già, senza nasconderti, senza avere remore sul tuo essere, perché questa carta mi dice, no? C'è una ragazza che sta dormendo bella su un albero, no? E sta sognando, realizzando i suoi progetti senza il minimo sforzo. La suprema condotta è l'assenza di sforzo, è la prima legge dello yoga sciamanico. Ciò non significa che non ti devi impegnare, ma la linea è sottile, non devi dimostrare chi sei. E qui devi essere quello che sei nella totalità, abbracciando quello che la mente razionale può essere le tue fragilità o quello che sta accadendo, perché
appena lasci andare ogni tipo di pressione, questa carta mi dice senza sforzo la vita ti darà ciò che stai realizzando. E magari adesso ti stai infuocando su limiti mentali, problemi, no? E gira la testa, ma guarda che carte sono uscite, va bene? Vediamo cosa ti dicono queste altre. Bellissime queste carte, ti dicono la carta del murale, sì la tua priorità, e qua c'è una persona che sta disegnando come vuole il suo prospetto, il suo futuro, no? Sì la tua priorità, non devi compiacere, sì la tua priorità, stai con chi vuoi stare, gioca con chi vuoi giocare, stai con le persone che ti danno gioia, entusiasmo, colori, vivacità, senza preoccuparti del resto. Se, questa carta mi dice che devi essere libera o libero dai preconcetti per poter visualizzare quello che vuoi realizzare senza che la mente ti dice non sei abbastanza, non puoi farcela, d'accordo? E poi qua è la carta bellissima, dice ritorno al lugar, ritorno a casa, no? Abbi un appuntamento con te stessa o con te stesso. E questa carta è un invito, questa carta è un invito a guardarti veramente dentro, con onestà e ad amarti profondamente per quello che sei. Ad amarti profondamente per quello che sei e a costruire il tuo meraviglioso habitat, castello. Potresti vedere il numero 22 nelle prossime ore, prossimi istanti, nei prossimi giorni, a conferma di questa lettura. O anche dei castelli a conferma di questa lettura, ok? Vediamo cos'altro ti aggiungono queste. Inquebrantable, mi mantengo fermo davanti alla paura, accetto le conseguenze con calma, sono decisa, ho deciso a pensare con dolcezza e calma. E di nuovo mi metto l'attenzione sulla mente che può pensare pensieri distorti o immaginare scenari apocalittici, io ti capisco bene, però è come se le carte, gli oracoli soprattutto, si concentrano nel farti capire che i pensieri proprio, no, sono come le nuvole. Tu sei il cielo e i pensieri sono come le nuvole passano, il cielo non è che le spinge a far passare, no? Imperturbabilità, equanimità, ti dicono, imperturbabilità, equanimità. Perché qualsiasi cosa tu stia vivendo in questo momento di difficile o di pesante, le carte hanno visto uno splendido potenziale, tutto l'opposto di quello che la mente può immaginare. Quindi mantieniti fede su quella, la visione più alta, sulla bellezza. Io qua vedo condivisione con altre persone, tre di coppe, gioia, condivisione ed esito. Mantieniti ferma o fermo su questa condivisione, su questa bellezza, perché la realtà che desideri, eccola, qua c'è un grande appagamento emotivo, nel momento in cui lasci andare ogni tipo di paura. Va bene? Quindi, ragazze mie ragazzi, una stesa bellissima, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!